Ciao amici e bentornati sul canale. Qui con me ho uno dei cellulari rugged più completo presente attualmente sul mercato, perché è dotato di telemetro per misurare la distanza in tempo reale, super mega LED da campeggio da ben 1200 lumen, il suo nome da battaglia è Oukitel VP100 e se tutto questo non vi dovesse bastare vi informo che è dotato di una potentissima batteria da ben 33 mAh che vi permette di poterlo utilizzare anche per più di una settimana senza doverlo ricaricare. E tra l'altro questo cellulare è anche compatibile con la ricarica inversa, potete utilizzare la sua potente batteria per ricaricare altri cellulari. Avete visto come ha cominciato a ricaricare l'altro smartphone, per cui lo potete utilizzare anche come mega power bank portatile se per caso fate escursioni, ad esempio in tenda, e non avete modo di ricaricarlo. Se vi ho messo abbastanza curiosità su questo cellulare, mettetevi comodi, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e prima di iniziare vi ricordo che se alla fine di questo video vi sarete innamorati di questo Oukitel VP100 vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Per quanto riguarda la dotazione base troviamo il manuale d'uso e di installazione, vari accessori, il cellulare, il cavo di ricarica doppio tipo C e l'alimentatore dotato anch'esso di slot di tipo C con una potenza di ricarica di ben 66 watt. E dopo l'unboxing andiamo a analizzare il case di questo fantastico VP100. Troviamo lo slot per il nano SIM e doppio slot per cui potete inserire due nano SIM oppure al posto di una delle due espandere la memoria fino a 2 TB. Qua troviamo il tasto del volume più e meno, due tasti personalizzabili con ognuno 3 funzioni, un click, doppio click e tenuta prolungata. In questo ho impostato con un click la fotocamera, col doppio click ho impostato la mia Gmail e con la tenuta prolungata ho impostato lo screenshot. In quello sopra con un click ho impostato l'intelligenza artificiale, col doppio click ho impostato la calcolatrice e con la tenuta prolungata YouTube, per cui avrete la possibilità di attivare in istantanea 6 funzioni con questi due comodi tastini. Nell'altro lato troviamo il tasto d'accensione che ha anche il sensore di impronte digitale che adesso andiamo a testare. Beccatevi la rapidità, avete visto in quanto poco si riesce a sbloccare, riproviamo, è veramente molto preciso, potete anche inserire più impronte digitali. Nella parte superiore troviamo il telemetro che dopo andremo a utilizzare, comodo per fare le misurazioni in tempo reale. Tra l'altro col telemetro potete misurare sia la distanza, l'area che il volume. Potete anche cambiare l'unità di misura e potete decidere se far partire la misurazione del cellulare da davanti oppure conteggiare la lunghezza dello smartphone. Qua stavo facendo delle prove di misurazione all'interno del mio condominio, guardate il raggio come si vede bene e anche la misurazione dal cellulare è veramente ultra rapida, in pochissimi secondi avrete la misura precisa al millimetro. Questa è un'altra misurazione, ovviamente sono misurazioni che ho fatto giusto per test, non è che volessi fare delle misurazioni approfondite e guardate anche la distanza che riesce a raggiungere questo telemetro, sono riuscito a misurare anche l'altezza di tutte le scale, più di 10 metri. Sono anche andato nel sotterraneo per misurare bene o male la lunghezza dei garage, ho voluto anche provare l'opzione area per cui ho misurato la lunghezza del sotterraneo e anche la larghezza con la seconda misurazione e questo è il risultato in metri quadri. E infine ho provato anche l'opzione di misurazione del volume. E nella parte inferiore troviamo questo comodo gancio se lo volete attaccare alla cintura e ben protetto da questo gommino protettivo troviamo lo slot tipo C di ricarica. Questo layout per chi è amante dei cellulari rugged è veramente la fine del mondo perché trasuda potenza e resistenza, anche perché questo bestione vi può cadere anche tantissime volte sia di schermo che di fianco, che non avrà nessun problema né di graffi grazie alle gomme protettive né di impermeabilità, perché infatti ha superato i 3 test più severi, l'IP68, l'IP69K e anche il test militare MIL STD 810H. 12 GB di base più 24 virtuali, così da arrivare a un totale di ben 36 GB di RAM, 512 GB come spazio di archiviazione,
praticamente ci potrete scaricare il mondo. Android 14 come sistema operativo, e per quanto riguarda le applicazioni che ho trovato più interessanti, troviamo l'applicazione chiamata Attrezzi, dove ci sono tantissime funzioni come il fonometro che misura in tempo reale il rumore di una stanza o di un ambiente circostante, per cui se siete un musicista o come me un videomaker potete controllare il livello di insonorizzazione dell'ambiente. C'è anche la funzione bussola che, se per caso andate in giro per i boschi, vi può tornare utile, e tantissime altre funzioni molto utili, ad esempio come il goniometro, se lo utilizzate per lavoro. Ma la king delle applicazioni è sicuramente l'AI Album. Potete rimuovere oggetti da foto, cambiare lo sfondo, fare anche video a partire dalle foto e anche trasformare la vostra immagine in un'immagine stile anime. Andiamo a provare alcune funzioni come quella di rimuovere un'immagine. Andiamo a rimuovere anche l'ombra come secondo passaggio, ed ecco fatto, guardate che figata. E adesso tramite una mia foto andiamo a trasformarla in un video. L'ho già selezionata, vi basterà scrivere il testo nella parte superiore ed eccolo qua il risultato. Iscrivetevi al canale di Luca Take Tech. Grazie mille. Un'applicazione utile e soprattutto gratuita, presente all'interno del cellulare, vi risolve tantissimi problemi se ad esempio siete dei videomaker. Andiamo a provare anche la funzione rimuovi sfondo. Prendo sempre l'immagine di prima, iniziamo. Vediamo. No, guardate, è veramente ultra rapida, praticamente lo cambia in tempo reale. No, bellissima questa degli ananas, direi di optare per questa, la andiamo a salvare e una volta scaricata vi apparirà direttamente nella vostra galleria. E ora siamo in esterna per andare a verificare la potenza del mega LED da campeggio. Come vedete sono le 7 di sera, è già buio dato che siamo in inverno. Questo è un classico LED di uno smartphone, più o meno come quello che avete a casa vostra, fa una luce abbastanza discreta. Appena mi sposto verso sinistra tutta questa zona rimane oscura. Stessa cosa se faccio il movimento contrario, e per vedere ben illuminato mi devo avvicinare di parecchio. Questo invece è il mega LED del VP100. Guardate la differenza, riesce a illuminare anche alla punta dell'albero, e anche se mi allontano tutto il campo rimane perfettamente visibile. Guardate, anche se vado a destra e a sinistra non c'è quel difetto con l'altro cellulare. Potete anche regolare l'intensità, qua siamo a full power, questa invece è un'intensità media e questa invece utilizza un quarto della potenza. Può essere utilizzato in escursione per avere anche il segnale di emergenza se magari vi siete persi e state aspettando i soccorsi, e c'è anche la versione con il flash super rapido. Guardate che spettacolo, sembra quasi di essere in discoteca. E ora passiamo al comparto fotografico. Ho svolto tantissime prove sia con la telecamera principale da 200 megapixel, il night vision da 20 megapixel e anche la macro da 2 megapixel. Queste sono state fatte con la telecamera principale posteriore. Nonostante siamo in pieno dicembre e la giornata era anche piovosa, sono risultate molto buone, oltre le aspettative, appunto per la mancanza di luce. E guardate anche questa carrellata di macro con primi piani presi dal giardino del mio condominio. Sia le foglie ma anche le bacche hanno una risoluzione pazzesca, da vicino sembra averle davanti. Ho fatto anche alcune panoramiche e questo è invece un video in alta definizione. Guardate anche in questo caso la qualità e soprattutto la stabilità, perché sapete anche voi che uno dei problemi dei video dei cellulari è proprio la stabilità. Questa invece è una carrellata di foto che ho fatto di sera, addirittura ha ripreso il mozzo della mia auto, e questo invece è il mio garage. Per quanto riguarda invece la qualità video del Night Vision, questo è un test che ho fatto sempre di sera. Devo dire che anche qui la stabilità è veramente buona e nonostante piovesse, per quanto mi riguarda, il risultato finale è più che positivo. Abbiamo un display da 6,8 pollici in Full HD Plus 1080x2460 pixel, ben 120 di refresh rate che potete anche settare a 60 oppure a 90 per risparmiare la batteria. Per quanto riguarda la luminosità, 650 nit, che per uno schermo non AMOLED è veramente un altissimo risultato. Guardate i colori come si vedono perfettamente, sono sia vivaci che naturali allo stesso tempo. Se anche lo utilizzerete non solo per lavoro ma anche per guardare serie TV e film, è sicuramente un cellulare che vi può dare una visione da top di gamma.
E la cosa interessante di questo rugged phone che è fatto apposta per essere utilizzato tranquillamente anche con i guanti. Questi tra l'altro sono guanti abbastanza spessi, per cui non i classici guantini da cellulare. Sono curioso di vedere se lo schermo funzionerà e risponderà perfettamente ai miei tocchi. Guardate che figata! Vediamo anche la tendina e la prende perfettamente, per cui se utilizzate questo cellulare anche mentre siete in esterna, in inverno oppure mentre state lavorando, non avrete nessun problema, perché la modalità guanto in questo cellulare l'abbiamo testata e funziona veramente bene. E dato che sono già su YouTube, andiamo a fare anche un test dell'audio. Gli speaker sono posizionati nella parte inferiore, si vedono perfettamente da queste due fessure. Adesso andiamo ad alzare il volume. Sentite la potenza? Spero che si senta bene dalla telecamera. Direi un audio sufficientemente buono sia per guardare serie ma anche per videogiocare. E a proposito di videogiocare, ho testato questo processore octa-core Dimensity 7300 5G con tantissimi giochi 3D, sia sparatutto che di guida, e devo dire che si è dimostrato veramente all'altezza. I caricamenti sono stati rapidi e, come vedete dalle immagini, non ci sono stati né lag né rallentamenti, e anche dopo ore di gioco questo processore non tende a surriscaldare. Per non parlare della batteria, potete giocare anche più di 2 giorni di fila prima di doverlo ricaricare. E concludo questa recensione parlando del prezzo. Questo Oukitel VP100 viene venduto sul mercato intorno ai 480 euro, che per un cellulare dotato di telemetro, night vision, mega LED da campeggio da 1200 lumen e batteria da oltre 30.000 mAh è veramente un ottimo prezzo. Si fa veramente fatica a trovare nei brand competitor un rapporto migliore di questo. E tra l'altro ha anche un processore 5G, GPS dual band, per cui anche per la connettività e la resistenza siamo veramente sui top di gamma. Se questa recensione vi è piaciuta, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, e se volete ulteriori informazioni su questo Oukitel VP100 o lo volete acquistare, vi ho lasciato il link diretto nel primo commento e nella descrizione di questo video. Da Luca Tac e da questo VP100 è proprio tutto, vi saluto e come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!